Adesso vado in ufficio, finisco di montare il primo vlog con cui uscirò, che è una cagata pazzesca, ma insomma prima inizia poi dopo migliora, perché se inizi solo quando sei perfetto non inizi più. Ciao! Le riunioni noi le facciamo così, c'è chi le fa online, c'è chi le fa on desk e noi le facciamo on the room. On the aisle. Allora, buongiorno, alla fine parto per Düsseldorf da Bologna con la macchina, poi vado a Düsseldorf con l'aereo, poi devo prendere le collezioni, poi andrò verso il Belgio. Si annuncia una settimana molto intensa perché quando viaggio sono praticamente sempre in macchina o in volo. È interessante perché siamo abbastanza a questo punto a fine stagione, primavera-estate, adesso mi devo muovere perché sennò rischio di perdere gli aerei. Sono le 2:30, abbiamo finito di sistemare tutte le collezioni, messe nelle valigie, caricata la macchina, poi proseguiamo per il Belgio. Allora, quello che è successo è siccome noi teniamo la macchina qui parcheggiata a volte per 1 o 2 mesi, si scarica la batteria e non partiva più la macchina, praticamente è venuto il nostro Joseph a ricaricarci. Enjoy your meal. Allora, mi sono alzato un po' tardi perché sto scendendo ora a fare colazione, sono le 8 passate, ma stanotte non ho dormito dalle 4 alle 6. Devo aver sudato troppo perché avevo sparato troppo fuori il scaldamento. Siccome l'appuntamento ci sarà verso le 11, ho cercato di dormire un po' più. Adesso vado a fare colazione. L'obiettivo di questa settimana sarà anche quella di vedere se riesco a viaggiare, visitare i clienti e fare il follow up che faceva prima la segretaria che avevamo precedentemente, che aiutava sia me che Toma, collega che ho incontrato ieri e che diciamo si occupa di visitare soprattutto i clienti in Germania, mentre io mi occupo di visitare soprattutto i clienti dell'Olanda e del Belgio. Allora, abbiamo fatto il out e all'uscita ci hanno dato questo fantastico miele della casa, offerto gentilmente dall'hotel, che è un hotel fantastico. Adesso lavoro un altro po', mando un po' di mail e poi parto a visitare il prossimo cliente. Allora, è mercoledì mattina e adesso vi faccio vedere dove farò colazione stamani. Stamani farò colazione qua, nel posto così. Magari dopo ve lo faccio vedere meglio, ma sorpresa fantastica. Cosa abbiamo qui? Queste poi sono le zone dove prenderò la colazione, però l'idea... cioè è fantastica. Ho anche fatto palestra in questa palestra dell'hotel, è una cosa importante perché non riesco mai a trovare la voglia di andarci, però prendo sempre l'hotel con la palestra, quindi il fatto che io ci sia riuscito è assolutamente un grande risultato. E adesso che ho fatto palestra mi sono fatto una doccia e sono al ristorante dell'hotel dove sceglierò qualcosina di sano ma buono e abbondante perché ho tanta fame. Sono
le 22:41. Domani ho impostato la sveglia perché il cliente è qui vicino, faccio un po' di lavoro e poi vado a letto. Buongiorno, è giovedì mattina, io mi sono svegliato, mi sono sciacquato la faccia, mi sono vestito e ora andrò a fare colazione. Però intanto guardiamo insieme che tempo fa, perché ieri è stato nuvoloso, il giorno prima medio, adesso vediamo che, anzi facciamo così, insomma è abbastanza nuvoloso. Vabbè dai, ce lo faremo andare bene lo stesso. Intanto scendiamo. Questa è la mia scelta di stamattina. Yes, by card, please. Did you have a nice stay with us? Yeah. Good. Definitely a nice day. I will book her back. Ma. Check out the well. Yes, please. E adesso andiamo alla volta del primo cliente di giovedì. Allora, ho appena finito l'appuntamento, il primo appuntamento del giorno. È andata molto bene, è stato molto interessante, ho fatto vedere delle nuove qualità, ho capito un po' meglio come lavora il cliente ed è sempre molto interessante fare vedere i tessuti, ma cercando di capire quali sono le esigenze del cliente. Adesso ho appena finito di caricare le valigie in macchina e parto alla volta del prossimo appuntamento. Oggi la situazione a pranzo è questa. Buongiorno, è venerdì mattina. Adesso io andrò a cercare un posto dove fare colazione, perché nell'hotel la colazione costa 18 euro e non glieli do neanche dipinti per una colazione. In Italia con 18 euro mangi da Dio. Comunque, ad ogni modo, adesso vado a cercare un beccherai tipico tedesco dove fare colazione, dopodiché vado nel nostro garage dove lunedì ho preso le collezioni, riporterò le collezioni e poi devo buttare via un po' di roba che è lì, rimettere un po' a posto e poi lasciare la macchina, lasciare le chiavi al tipo che ci tiene la macchina, dopodiché andrò verso l'aeroporto di Düsseldorf, fare il check-in, andare al gate, aspettare e volare verso Bologna. Ci vediamo dopo. Allora, sono all'aeroporto di Düsseldorf dove mi sto avvicinando al gate. Il viaggio in taxi è stato un po' terrificante perché non so per quale motivo, però all'interno del taxi durante il viaggio, che è durato circa 20 minuti, c'era un odore di pipì, si diventava matti totalmente. È la dura vita del sales manager. Adesso vado in un posto dove di solito mi fermo prima di ripartire per mangiare un boccone, perché ridendo e scherzando qui sono già le 11, quindi parto verso le 13:20, mi metto a fare un po' di lavoro di ufficio lì dal tavolo di questo ristorantino, prenderò un tè, un caffè e poi fra un'oretta pranzo e vado verso il gate subito dopo. Sono sceso dall'aereo, monto sull'autobus e vado a prendere la valigia. Sono arrivato al parcheggio, secondo piano, a prendere la macchina. Oggi è
è venerdì e domani è sabato e quando sento questa parola attacco subito con questa canzone. È un sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato, la notte è un dirigibile che ci porta via lontano. Sì, cantare. Da ragazzo volevo fare il cantante, però no di questa musica melodica italiana. Ero un vero e proprio metallaro. Andavo a giro con i capelli lunghi perché la notizia, cari amici, è che io avevo i capelli e li avevo molto lunghi. Ero magro, me lo potevo permettere. Andavo a giro con i capelli lunghi, il chiodo e gli stivali anche d'inverno. Volevo fare la rockstar. Allora, c'è un tempo piuttosto bruttino perché sta piovendo anche qua come pioveva nell'Europa del Nord dove sono stato io, Olanda, Belgio e Westfalia della Germania, Düsseldorf. Le temperature sono leggermente più alte, qui ci sono 12 gradi ma insomma è troppo caldo, Sono temperature non normali, avrebbe dovuto fare molto più freddo e questa temperatura così strana penalizza moltissimo le vendite della lana, per cui per noi non va per niente bene con questo tempo qua, però ce la mettiamo tutta, una pezza dopo l'altra. Bene amici, sono arrivato a casa e noi ci vediamo la prossima volta.